Ciao ragazzi, bentornati sul canale, qui in D87. Oggi finalmente sono tornato nel bosco, dopo un mese abbastanza intenso, ho avuto molti impegni che mi hanno tenuto lontano dai video, per questo non ho potuto fare più video. Ma volevo appunto oggi, complice un po' di tempo libero, finalmente volevo fare un video su un argomento su cui spesso ho riflettuto, che mi attanaglia la testa, che cosa sia meglio in un utilizzo, almeno per quello che mi riguarda, in un utilizzo outdoor, quindi di un trekking itinerante, oppure ecco di qualche giorno passato nel bosco, tra un tomahawk e un'accetta. Quindi avete visto il video dove ho fatto il confronto tra la Gransforce e la Ultaforce, che secondo me è un video molto interessante, perché sono due accette molto conosciute, molto apprezzate nell'ambito del bushcraft e dell'outdoor. E oggi proprio sono qua perché voglio valutare che cosa sia meglio tra un tomahawk e un'accetta da bushcraft, da campeggio, da outdoor, quindi anche da trekking abbastanza portabile, con un peso quindi non eccessivo, e un tomahawk. Sapete che io customizzo un po' tutto, dai foderi alle accette ai tomahawk. Qui vi faccio vedere il tri-lock che ho customizzato io, l'avete visto nell'altro video, ma poi a tempo perso sono andato avanti e l'ho modificato ancora di più. Vengo un po' più vicino, così lo vedete. Questo è il mio tomahawk, uno dei miei tomahawk, un tri-lock customizzato, vedete, in questo modo. Quindi sia la testa che il manico sono stati customizzati, rendendolo ancora più leggero, ancora più maneggevole. Il manico è sfinato. Questo è il mio tomahawk. Qui c'è l'accetta, la Ultaforce Sultan, che anche questa ho ulteriormente customizzato. Vedete il mio logo qua ho fatto un'altra lavorazione al pirografo, e sono due oggetti molto utili nell'ambito outdoor e bushcraft, e oggi sono qua per vedere un po' in cosa è meglio uno, in cosa è meglio un altro, e parlarne insieme a voi. Andiamoli a vedere insieme.
Eccoci ragazzi, dopo la prova di confronto tra questi due strumenti sono qui finalmente a dirvi cosa ne penso. Premesso che sia l'accetta che il Tomahawk sono stati riaffilati. Il Tomahawk della Gold Steel non arriva con un filo pronto da essere utilizzato, perché comunque da molti viene usato come Tomahawk da lancio. La Ulta forse veniva con un buon filo. Andiamo alle caratteristiche principali e le differenze. Vedete la differenza comunque di bisellatura, no? Tra il Tomahawk e l'accetta, no? Mentre qui il passaggio tra l'occhio e il tagliente è più rettilineo. Nel caso del Tomahawk, avendo quest'occhio conico, c'è questo scalino qui, quindi questa cosa è anche molto più sottile, vedete. Quindi, come avete visto, qualche volta il Tomahawk entrava tanto ma tendeva ad incastrarsi, mentre la Ulta, forse con questo bisello convesso, comunque asportava materiale ma non si incastrava mai. Ovviamente nel caso della Ulta Force è uno strumento che sicuramente nello spacco, avendo anche più peso in testa, è più performante se si deve fare lavoro per spaccare la legna, mentre su quel lavoro lì il Tomahawk pecca un po'. Diversamente nel chopping io mi trovo benissimo con i Tomahawk, veramente tanto, perché anche questo complice, questo fatto di avere il manico più lungo e una lama più fina, entra veramente in maniera eccezionale. È uno strumento che a me piace tantissimo. Ovviamente poi, ripeto, io l'ho lavorato ulteriormente, l'ho sfinato, quindi per qualcuno magari può dire sì, però può ruotare, bisogna un attimino, è meno sagomato, un manico dritto, non è come quello di un'accetta che è tutto sagomato, quindi nel chopping probabilmente ci vuole prenderci un po' la mano. Io ormai lo uso da parecchio il Tomahawk, quindi non ho grosse difficoltà. Avete visto, riesce a cioppare legna anche molto grande. Ovviamente l'accetta, queste qui soprattutto, accette compatte, portandole a fianco risultano un po' più comode. Perché? Perché il Tomahawk, per sprigionare la potenza che è necessaria per eguagliare un'accetta, avendo anche un tagliente in questo caso più stretto e una testa più leggera, bisogna necessariamente che abbia un manico più lungo, altrimenti non si riesce a imprimere tutta la potenza, a sfruttare al massimo la leva. Quindi l'accetta, invece, ci sono accette anche più compatte di questa. Per portarla al fianco il Tomahawk resta ovviamente più lungo, se vi sedete vi batte, vi tende praticamente a battervi in giro. Problema a parer mio marginale. Il grosso vantaggio, ve l'ho spiegato altre volte, è il fatto di poter rimuovere la testa e portare lo strumento disassemblato e rimontarlo in pochissimi minuti. Ovviamente io adesso non sto a togliere, perché ho fatto questo nodo di paracord che avete visto ha resistito anche agli impatti più duri fatti oggi. L'accetta niente, l'accetta, queste sono costruzioni robustissime, sono accette di qualità, quindi difficilmente vi si romperà nel bosco, vi lascerà a piedi. Con un minimo di manutenzione questa accetta vi dura una vita. Soprattutto non sono le accette che i nostri nonni lasciavano nel garage o in cantina o nella legnaia notti e notti, inverni, estati, eccetera. Sono accette un po' più di pregio che ovviamente uno tiene magari a casa, come tiene magari il materiale per le uscite. La differenza di peso è tanta. Adesso io non ho qui una bilancia, ma vi assicuro che qui stiamo oltre i 730-740 grammi. Questo Tomahawk qui è leggerissimo, pesa
537 grammi, se non sono abbastanza sicuro di ricordare bene, dopo le lavorazioni che io ho fatto, pesa 537 grammi, cioè portarlo al fianco è come portare un coltello di medie dimensioni, quindi praticamente è leggerissimo. Fa da sé che è uno strumento che io adoro. Qualcuno nel tempo mi ha accusato di dire che il Tomahawk non è uno strumento da bushcraft, da outdoor, è uno strumento da guerra. Allora, che venivano usati anche per il combattimento è vero, perché è più leggero e molto più veloce, ma ricordiamoci che il Tomahawk non è altro che gli scuri da carpentieri che praticamente i coloni portavano anche nelle navi, gli inglesi, che usavano anche per la manutenzione delle navi, eccetera. Poi hanno iniziato, li avevano anche indiani di pietra e di altri materiali più umili. Con l'avvento hanno iniziato a scambiare e agli indiani comunque sono arrivati anche il metallo, eccetera, l'acciaio e quindi poi ferro, eccetera, e quindi il Tomahawk è diventato quello che poi abbiamo visto in seguito, insomma, con materiale, con acciaio e ferro, insomma. È uno strumento che a me piace tantissimo. Qui per battere è meglio perché c'è maggiore margine, invece qui è più stretto, ma comunque un picchetto si riesce a infilarlo dentro. Questo qui è un Tomahawk molto economico, ovviamente quando lo comprate non è come questo che state vedendo da me. Qui c'è stato un lavoro di customizzazione, si prestano bene anche ad essere customizzati, vedete? È uno strumento che io adoro e comunque riesce a molto potente, molto performante nel chopping, molto versatile e molto performante. Che dire ragazzi, il video si conclude qua, fatemi sapere cosa ne pensate, se il video l'avete trovato interessante. Adesso obiettivamente questa è un'opinione personale, io uso benissimo anche le accette. Non ho fatto la prova di lancio dell'accetta perché ovviamente sì, magari si sarebbe impiantata, però non è proprio, non ha diciamo la geometria, la forma più adatta per essere lanciata, anche il peso. Il Tomahawk si presta anche a questo ruolo, diciamo. Ragazzi, come sempre fatemi sapere le vostre impressioni, se il video vi è piaciuto, se non siete iscritti iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ecco ragazzi, tornato a casa, posso farvi vedere quello di cui vi parlavo e da ciò mi posso agganciare al discorso originario, il concetto che volevo dare. Vi faccio subito vedere, avete visto entrambi gli strumenti nel bosco, a livello prestazionale, la potenza comunque di entrambi. Vi faccio vedere la differenza di peso. Qui c'è la Ultra Force e siamo a 747 grammi senza fodero. Qui c'è il Tomahawk e vedete che non appoggia da nessuna parte. 500, io ho detto 537 grammi, eccoli qua, 544 grammi senza fodero, quindi capite che ci sono ci sono praticamente 200 grammi di differenza, che non sono pochi. Con 200 grammi comunque ci si può portare un coltello comunque e sia lo stesso peso. E adesso considerate che ha il paracord, se togliamo il paracord, io l'avevo misurato senza paracord, stava a 537 grammi, ancora più leggero. Quindi questo per dire cosa? Per dire che
anche con il discorso che è uno strumento che può essere portato smontato, quindi avere la parte della testa nella tasca della cintura, in una borsa, una borsetta, e il resto attaccato allo zaino. Soprattutto se si fa un trek itinerante o comunque si va a bivaccare fuori dove si ha l'idea di camminare abbastanza, il fatto di avere uno strumento così prestante e così leggero, perché ripeto, fondamentalmente pesa come un coltello medio, secondo me è una cosa fantastica. Avete visto la potenza praticamente quasi uguali a un'accetta, sì, forse un po' meno performante nello spacco, ma nel bosco per attività da campo, bushcraft, non è che adesso dovete spaccare ciocchi di 30 centimetri di diametro, listelli eccetera, li fa tranquillamente, divide pezzi di legno di medie e piccole dimensioni senza particolari problemi. Nel chopping è veramente prestante, avete visto. Di qua l'accetta, che ovviamente è più, avendo più peso e una testa differente, è più performante nello spacco, però capite che col fodero e tutto si tratta di portarsi, qualora si dovessero percorrere delle lunghe distanze a piedi, comunque un peso che siamo intorno agli 800, quasi un chilo. Quindi ecco perché adoro il Tomahawk. Ovviamente io in qualche modo lo ho ulteriormente alleggerito senza comunque perdere la sua efficacia, la sua potenza. Il video si conclude qua ragazzi, a presto!